E ciao ragazzi, bentornati sul canale, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana. Allora ragazzi, oggi devo essere al 100% onesto con voi. Mi sentirete parlare con un tono di voce un pochettino più basso perché, a parte che mi sono reso conto che veramente quando registro vado a pallettoni, quindi forse a volte può essere anche che esagero, ma comunque nell'altra stanza ho mio fratello che sta studiando, ha mille interrogazioni, poverino, sta facendo il quinto liceo, quindi lo stanno devastando, non lo voglio disturbare troppo, quindi la faremo un pochettino più calma e poi soprattutto, regà, c'ho un sonno. Oggi è lunedì, sono le 5 e mezza, ho fatto già mille cose, mi avvio verso la fine della giornata e mi sta calando la palpebra, ve lo giuro, però sono sveglio, sono con voi, mi devo fare la barba, quindi muoviamoci perché non si leva da sola. Allora, che cosa andremo ad utilizzare oggi? Oggi proviamo un nuovo set, un set piuttosto discusso, no? Perché comunque è un marchio nato da molto poco, con questi nuovi prodotti che sembrano molto promettenti. Sto parlando di Veteran Soap, in particolare Cherry Bomb. Questo è fatto con, questa è la formula vegana di Veteran Soap. Esiste anche una formula con il tallo Wada, e so già che sta lavorando a una nuova base vegetale. Questo Cherry Bomb, insomma, me lo fa capire il nome, è letteralmente una bomba di amarena, più che di ciliegia, di amarena. Snasando così il sapone direttamente dal barattolo mi dà proprio quelle vibes di sciroppo Fabbri all'amarena, proprio lui. Ecco, diciamo che se non vi piace questo tipo di fragranza lasciate perdere, perché è veramente veramente quello. Qualche giorno fa avevo un ragazzo, un amico in casa, gli ho detto: ah sì, ma a te piace l'amarena? E lui: ha voglia. Allora vieni con me che ti faccio sentire una cosa. Gli apro questo, glielo faccio sentire e lui: no vabbè. È stato fantastico, insomma. Quindi ecco, va molto a gusti, quindi vedete voi perché è molto fedele, insomma, diciamo. Lo vado prontamente ad ammollare con un goccettino di acqua calda. Novità, ragazzi, mio padre ha messo la caldaia su, ha aumentato la temperatura della caldaia, quindi finalmente avrò acqua un pochettino più calda, non mi devo mettere a fare con microonde, eccetera, perché esce veramente, veramente bella calda. Io procedo levandomi gli orecchini e direi di sciacquarmi subito il viso, senza indugi. Allora, prosegue il nostro novembre Chavette, quindi come sapete, come avete visto forse dal video scorso, per celebrare un anno dalla nascita del canale ho deciso di utilizzare a novembre solo Chavette e oggi ci andremo a dilettare con questo che è lo Chavette Pro Raso, che tra l'altro mi ha lasciato Francesco, me l'ha regalato perché dice vabbè tanto non lo uso, prenditelo te, almeno qualcuno ci fa qualcosa. Questo già l'avete visto qualche video fa quando andai proprio a casa di Francesco a sbarbarmi e niente, insomma, insieme a tutte le altre cose che mi ha lasciato anche questo. Alcune cose gliele ho restituite, giuro. Ci ho messo all'interno una rapira Swedish Super Still. È un bel rosoglietto, ragazzi, un bello Chavette. Mi piace proprio perché c'ha questa linea e poi così di legno. È più bilanciato verso la parte appunto di ferro, non è come dire, bilanciato perfettamente verso il centro. Mi dà l'impressione di essere un pochino più bilanciato verso la parte del tagliente, che in realtà è una cosa più che positiva. Andremo ad erodere il nostro sapone, che direi che è stato ammollato abbastanza, anche troppo, con il nostro carissimo e fidatissimo Omega Roma. Vabbè raga, poi qualche pennello, insomma, più avanti lo si proverà. Intanto utilizziamo quello che abbiamo finché lo sappiamo utilizzare bene. E procediamo. E ovviamente io vi ricordo, come nello scorso video, che oltre a tutta la sfida dello Chavette, eccetera, io nella descrizione del video vi lascio un link per fare delle donazioni, perché novembre è il mese della prevenzione contro le malattie maschili, quindi tumori alla prostata, ai testicoli, insomma. Ripeto, mi fa sempre un po' strano dire testicoli in video, però sono cose concrete che succedono, che sono cose che quando ti capitano inevitabilmente ti cambiano la vita e il tuo modo di vedere le cose. Io continuo a prelevare un altro pochettino di questo sapone, anche se secondo me già ne abbiamo preso abbastanza, ma non me frega niente, ne prendo un altro pochettino. Quindi il sito che ho scelto per effettuare le donazioni si chiama proprio Movember, quindi Move e November,
che è lo stesso movimento che per far parlare di sé dice agli altri uomini: fatevi crescere il baffo a novembre, il baffo, la barba. Quando qualcuno ve lo chiederà, voi dite che lo state facendo per questo, ma non basta quello, chiaramente, bisogna fare anche altre azioni più concrete, oltre al solo parlarne, quindi donazioni, volontariato. No, Dio, volontariato per questo tipo di cose no, è difficile, perché comunque si parla di ricerca, non è che uno così dal nulla diventa un dottorando e comincia a fare ricerche contro il cancro, insomma, voglio dire, quindi azioni concrete, link in descrizione, fate questa bella cosa se vi va. Io comincio a montare il sapone che sta sprigionando il suo aroma ciliegioso. È un bel sapone, ve lo anticipo. Devo ringraziare Veteran che me lo ha effettivamente, ve lo devo dire ragazzi, omaggiato, perché lui, essendo abitando vicino Roma, una sera, un giorno, insomma, ci siamo sentiti, ci eravamo già sentiti, e mi ha detto: guarda, io sto venendo a Ciampino a trovare un amico che affila mano libera, crea caramelle, eccetera. Ti va se ci andiamo a prendere un caffè? Allora ho detto: ok, dai, nessun problema. Io sono andato lì, ci siamo presi questo caffè e lui mi ha dato il set. Io, ok, grazie, quanto ti devo? No, non ti preoccupare. Quindi, grazie Veteran, che sei stato così gentile. Quindi, insomma, il set mi è piaciuto, quindi ci dedichiamo anche un bel video, perché se lo merita, un produttore nuovo, volenteroso, che sta già sperimentando molto, quindi penso sia giusto parlarne. Io continuo ad aggiungere acqua perché questa base richiede veramente tanta acqua, e adesso che è arrivato il freddo anzi, perché insomma si sono abbassate abbastanza le temperature, adesso che è arrivato il freddo posso finalmente rigodermi il pennello caldo. Prima era un pochino più una fatica, finivo la sbarbata tutto sudato. E ovviamente poi quando arriva l'estate uno opta per l'acqua fredda e via. Perlomeno io opto per l'acqua fredda. Capisco che non a tutti piace, però l'acqua fredda in sbarbata, anche se ci sono 40 gradi fuori, a me piace, quindi insomma lo faccio. Che me frega. Come vedete la crema che si sta formando è bella densa, bella compatta. Ovviamente lo voglio idratare per bene, perché utilizzando lo sciavetto ho bisogno di... non mi serve insomma la crema densa che devi spingere per levarla, con lo sciavetto devo essere il più leggero possibile. Quindi scorrevolezza a go-go, acqua, 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 acqua e via. Bello, massaggio caldo su questa barbetta di 3-4 giorni sempre, sì, direi di sì. Vi ricordate il video scorso dove a un certo punto ho detto sapete, prima o poi un bel mano libera? Il buon doc Marco Perullo, lo stesso che mi ha fatto la ricetta che avete visto qualche video fa, che saluto calorosamente, mi ha scritto dopo aver visto il video, mi ha detto: Simo, guarda, io sto a un pranzo questa domenica, che era domenica o sabato? No, sabato, con tutta gente che affila. Io sono andato a trovarlo, immaginatevi la scena, un tavolo con tutti i signori ad affilare il rasoio. Ragazzi, è stato veramente carino. E ho fatto il battesimo. Ho effettivamente preso in mano mano libera, credo per la prima volta. No, ne avevo già preso in mano uno di mano libera, ma non l'avevo mai utilizzato, non ci avevo mai fatto niente. Invece mi hanno messo lì, mi hanno dato la mia pietruzza, ho imparato un pochettino il movimento, la caramella. E poi, insomma, adesso che mi hanno introdotto a questo mondo è la fine, ragazzi. E mo devo cominciare per forza, perché mi è piaciuto. Inevitabilmente mi è piaciuto, e quindi probabilmente nei prossimi video sul canale
direi che quasi sicuramente vedrete un bel mano libera. Eh sì, è la fine ragazzi, io qua ve lo dico e qua ve lo nego. Allora, che dite? Direi che è bello, potrei aggiungere ancora acqua, ad essere onesto. Ed è proprio quello che farò, ma sì. Tanto qui le parole si sprecano, le chiacchiere ce le ho sempre. Ecco qua, dai. Sono soddisfatto perché, wow, veramente, veramente una bella crema. Ok, direi che siamo pronti per il passaggio del nostro ciabatte. Che poi, sti ciabatte, no raga? Io online, quando magari li vado a vedere, insomma, per comprarli, eccetera, li chiamano sempre in realtà rasoio a mano libera. Quindi teoricamente anche questi sono effettivamente rasoi a mano libera. Però quelli che noi chiamiamo mano libera sono i lama fissa, quindi col pezzo d'acciaio che si affila. Questo invece è un mano libera con l'elemento che si getta, diciamo, però chiaramente noi appassionati per fare la distinzione, diciamo, chavette, mano libera, giusto così, cioè perlomeno, insomma, almeno sia uniformità di notazione, mamma mia, che cosa, che cosa da ingegnere che ho detto, vabbè va, lasciamo perdere, comincio qui e mi sto un pochino zitto, ole. Sentite come suona? Wow! Cioè, beh, poi faccio il finto stupito. Il rasoio l'ho provato già. Funziona bene, mi piace molto. Mi ricorda un po' l'Universal, però con la lama leggermente più esposta. Non vi posso dire più o meno efficace, perché comunque parliamo di una lama viva sul viso, senza alcun tipo di protezione, quindi insomma, sciavetta più esposto o meno esposto, diciamo che la lama addosso ce l'hai lo stesso. Olè. Ecco qua. Si vede o non si vede? Chi lo sa? Lo vedrò in post-produzione, se si vede. Che schifo. Il sapone funziona bene, ragazzi. Poco da dire, insomma, scivola bene. A tratti, a tratti mi dà un'impressione che, diciamo che se la riscontro tra poco, ve lo dico. Se non lo riscontro vuol dire che le altre volte l'ho montato bene, oggi invece mi è uscito decente. Sai, magari l'acqua calda, chissà. Sicuramente la scorrevolezza non gli manca. Guardate che bella proprio crema, lucida, densa. Avete visto insomma quanta acqua ci ho messo? Sì, sì, no, no, mi soddisfa proprio. Olè. Ecco, forse lo sto vedendo, forse lo sto rivedendo un'altra volta, quindi magari non sono io, ma chi ce l'ha, chi ha questo sapone me lo farà sapere, quindi scrivetemi nei commenti se voi, anche voi notate che per quanta acqua uno ci possa mettere e per quanto la schiuma resti densa in realtà, è un po' paradossale come cosa, mi sembra che comunque tenda un pochettino ad asciugarsi sto sapone, quindi che non mantenga troppo l'idratazione. Qualche volta mi è capitato che appunto
lo montassi, bello bello, con l'acqua calda, insomma con tutti i crismi, ecco qua un altro po' di residuo. Poi ecco, mi rimaneva la schiuma bella, bella gonfia sul viso, però poi non è che faceva la schiumetta come alcuni, magari fanno un po' quel nevischio, no? Che comincia a volare da una parte all'altra, però mi sembra che tenda ad asciugarsi. Il sapone comunque funziona bene, quindi non mi sembra un difetto. Forse è più una cosa visiva che altro, ma ripeto, voi che ce l'avete fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre impressioni su questo sapone, su questo brand, anche sulla base Tallow-Wada, che io ho una base senza profumazione che mi ha sempre portato Veteran della Tallow-Wada e onestamente ho preferito questa vegetale. Però chiaramente queste cose cambiano da persona a persona. Eh. Ogni prodotto ha una resa diversa a seconda della pelle dell'utilizzatore che la usa. Quindi io ho preferito questa base vegetale. Anzi, a questo punto sarei curioso di sapere quali sono i passi avanti fatti con la nuova base vegetale. Chi lo sa, magari lo vedremo in futuro. Comunque, la prima passata è fatta, io già sono già bello liscio, perlomeno andando chiaramente così nel verso del pelo. Se vado su, sento, lo sentite? Quindi mi sciacquo il viso e facciamo una seconda passata. Io continuo a parlare, mi piace questo tono un po' più rilassato, un po' più chill. Non il classico tonsore consapevole a pallettoni. Beh ragazzi, non posso mica mettermi a urlare con mio fratello di là, viene qui mi mena, raga, quello è più piccolo di me ma è alto uguale e muscoloso il doppio, ecco, vorrei evitare. Già quando ci mettiamo a fare le nostre lotte tra fratelli ne esco sempre sconfitto. Ecco, quindi quando posso evito. Veramente, veramente una goduria. No, meccanicamente è bello, è proprio soddisfacente, soddisfacente. Ma c'ho ancora delle chicche da farvi vedere ragazzi, che vi devo ancora portare in canale, che qualcosa lo avete visto, ve l'ho anticipato, qualcos'altro non lo sapete. Quindi abbiamo materiale, voglia materiale. Ma proprio cioè, un paio di cosette ragazzi, cioè c'è un rasoio che mi hanno prestato che... Boh ragazzi, io penso che mi devo prostrare in ginocchio a chi me lo ha prestato e ringraziarlo da qui fino alla prossima vita perché ha realizzato un piccolo sogno. Ma questa è un'altra storia che vi racconterò a tempo debito. Ecco qua, la seconda passata, una insaponata, la seconda schiumata. Direi che è servita. Sto facendo un casino. Mi sta colando tutto il sapone nella giacca, tipo la pubblicità del Brancamenta, no? Col ghiaccetto che gli va sulla schiena, quella che fa Brancamenta. Eccoci qua. Bello, bello, bello. Continuo a tenere acqua, guardare che roba. No. Meccanicamente niente di dire. Ecco, ma do soltanto questa impressione che tende ad asciugare un pochettino in fretta. Però ecco, ripeto, come prima prova direi che è un ottimo risultato, un'ottima prima prova, un'ottima base di partenza. Mamma mia, mi sono dato una sgrattata di punta che quando faccio queste cose mi sento scemo proprio. Vabbè, sono cose che capitano. Non credo di essermi rovinato. Saluto pure il buon Fabio Cancelleri, che dopo aver visto il video della settimana scorsa mi ha scritto in privato, mi ha fatto i complimenti, mi ha dato dei consigli
su come utilizzare lo Shavette. E io, come al solito, sono sempre contento quando qualcuno mi dà dei consigli costruttivi, insomma, quindi grazie, grazie Fabione. Lo sapete, la stima che provo nei suoi confronti, e il video con la prona bianca di qualche settimana fa ne è la dimostrazione. Il video al quale ha risposto, ragazzi, con un video che mi ha commosso, cioè proprio io stavo a Padova quando ho visto quel video che ha caricato Fabio. Ringraziamento a Simone il tonsore consapevole. Io stavo a una festa, mi metto all'angoletto a sentirlo, faccio no, vabbè, gli voglio troppo bene. Ma sì, ragazzi, è questo, la condivisione, questo è il bello. Si gioca, si scherza. Poi purtroppo ogni medaglia ha le sue due facce. No, è giusto che sia così. Questa parte con lo sciavetto è sempre un po' difficoltosa. No, comunque ora vedete che con altra acqua aggiunta la schiuma sta reggendo benissimo l'idratazione, quindi insomma assicuratevi di idratare il sapone per bene. Movimento a cucchiaio, come mi hanno insegnato i miei maestri. Vabbè. Direi che facciamo questa seconda passata e poi basta, ragazzi. Anche perché mi sembra già di essere bello pulito. Al massimo qualche ritocchino. Quindi sto attento che c'è una bollicina. Vedete? Eccola. Però non l'ho scalfita, mi sembra. Con le bollicine tocca stare attenti. Quanto sono fastidiosi i peli qui nel naso, che per levarli devi far mandraghe. Mannaggia, miseria. Dai. Olè. Perfetto. Qui sentite che c'è un po' di roba in contropelo, quindi magari qualcosina lo facciamo. Qui c'è altra schiuma, quindi immagino di non esserci passato proprio. Sì, infatti ero arrivato fino a qua prima. Diciamo, guardate un po' il residuo del sapone che monta da solo. Tiè, monta di nuovo da solo. Faccio così. Vabbè, direi che mi fermo qua. Non sono mille per mille, anzi no, facciamo un'ultima cosa. Facciamo proprio un'ultima cosa così. No ragazzi, voi non avete capito, mi sta pizzicando il naso, devo starnutire di nuovo. È la fine. No, mi devo grattare il naso, devo fare questa cosa bruttissima, cioè, ma non si può grattare il naso mentre registra un video, ma dai. Mannaggia la miseria, mannaggia. Mannaggia alla miseria. Così qualcos'altro l'abbiamo levato. Dai.
Qui ci dovrei passare in un altro modo, tipo così, ma onesto raga non mi va. Quindi mi sciacquo con l'acqua fredda, mi metto l'after e ci salutiamo. Ok ragazzi, direi che come risultato ci siamo, anche se non sono liscio come una palla da bowling, ci sta tutto. Sapone che mi soddisfa sia meccanicamente, magari la profumazione, ecco, io non sono un amante della ciliegia, però non l'ho trovato neanche troppo stucchevole, quindi è assolutamente utilizzabile per quanto mi riguarda. Ripeto, però se non vi piace proprio per niente la ciliegia, lasciate perdere. Insomma, un bel po' strasatura, io comunque mi sento la pelle bella elastica, diciamo nella media comunque dei buoni saponi, comunque si allinea ai saponi del suo prezzo, quindi ok, questo è il residuo, ve lo faccio vedere che è rimasto nel pennello che poco non è, guardate un po', direi che no, non è per niente poco, quindi lo leviamo, mi asciugo le mani e andiamo ad utilizzare l'after. Ecco, vi faccio vedere l'unica cosa che mi fa storcere il naso proprio al 100%. L'after, se andate a vedere, non so se si nota, c'ha praticamente mezzo centimetro di oli in sospensione, quindi questo va agitato molto bene, c'è anche l'iconcina che dice agita bene. Lo sapete, non sono un grande fan di questi after con gli oli separati, anche perché la maggior parte di loro mi provocano problemi sulla pelle, ma decisamente grevi. Lui, per fortuna, non mi dà fastidio. Quindi il mio consiglio è, se riesci a fare, veteran, caro il mio veteran, questi after perfettamente limpidi, allora hai raggiunto veramente già il top. Il sapone è un'ottima base di partenza, quindi va benissimo. Magari più in avanti ti comprerò la base nuova, insomma, però adesso c'è un po' di robetta da smaltire, quindi non è il momento. Un'ultima agitatina e mi metto l'after che, come profumazione, in realtà varia un pochettino. Non si sente soltanto sta botta di amarena, ma io sento più inizialmente la parte agrumata di bergamotto con sto fondo legnoso. Per il resto sì, diciamo, è comunque sulla stessa vibe, però riesco a sentire meglio le altre note, mentre nel sapone sento praticamente solo ciliegia, poi io non è che ho sto naso allenatissimo ragazzi, però vi dico la differenza che sento. Sapone, ciliegia, after, tutto il resto, insomma, amalgamato meglio. Un bel after che devo dire fa assolutamente il suo, sentite che non lascia per niente appiccicosa la pelle, sbarbata, che è andata molto bene, devo essere sincero. Per ora, ogni volta che ho usato questo set sono sempre rimasto soddisfatto. Quindi ragazzi, poco altro da dirvi. Io direi che ci salutiamo. Vi ricordo il link nella descrizione per fare donazioni a Moember. Vi ricordo, se vi va, di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale se vi piace quello che faccio. Basta così. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao!